Immagina di prendere un pugno di sabbia, semplice, inerte, silenziosa. Ora immagina di organizzare quei granelli con una precisione così assoluta, così maniacale, che iniziano a pensare. Questa non è magia, è ciò che abbiamo fatto. Abbiamo preso il silicio, l'elemento più comune sotto i nostri piedi, e lo abbiamo trasformato in una cattedrale di luce. Benvenuti nel viaggio più incredibile della nostra specie. Oggi non guardiamo solo dei chip. Oggi guardiamo nello specchio della nostra stessa mente. Per capire l'intelligenza artificiale, dobbiamo prima guardare l'originale. Te. O meglio, cosa c'è dentro la tua testa? Il tuo cervello è una galassia intrappolata in un guscio di calcio. 86 miliardi di neuroni, ognuno connesso a migliaia di altri. Quando hai un'idea, quando ricordi un profumo o quando riconosci il viso di tua madre, è una tempesta elettrica. Un lampo che viaggia attraverso una foresta densa e buia. È il sistema più complesso dell'universo conosciuto. Per decenni abbiamo provato a copiare questa meraviglia scrivendo regole. Se succede A, fai B. Se piove, apri l'ombrello. Ma il mondo è troppo caotico per le regole rigide. Come spieghi a un computer cos'è un gatto? Ha le orecchie a punta? Anche i cani? Ha i baffi? Anche i topi? Le regole crollano. Avevamo bisogno di qualcosa di diverso. Non dovevamo programmare le risposte. Dovevamo costruire un cervello che potesse trovarle da solo. Ecco l'idea geniale. Il perceptrone. Un neurone artificiale. Immaginalo come una piccola scatola con tante entrate e una sola uscita. I dati entrano, vengono mescolati, pesati, e se il segnale è abbastanza forte, boom! La scatola si accende e passa l'informazione alla successiva. Da solo, un neurone artificiale è stupido, non sa nulla, ma se ne colleghi insieme milioni, se crei strati su strati di queste scatole, improvvisamente accade l'impossibile. La materia inerte inizia a riconoscere dei pattern. Chiamiamo queste strutture reti neurali profonde. Immagina una serie di setacci, uno sopra l'altro. Il primo setaccio trattiene solo le linee grezze. Il secondo vede le curve. Il terzo vede le forme. Il decimo vede un occhio. Il 100° strato vede un volto. Nessuno ha detto al computer cosa cercare. Ha imparato da solo, guardando milioni di immagini, strato dopo strato, raffinando la sua visione del mondo. Dalla nebbia dei dati emerge la chiarezza. Ma come impara davvero? Immagina un bambino che impara a suonare il piano. All'inizio è solo rumore, preme tasti a caso, sbaglia. Il maestro lo corregge, sbaglia ancora, ma un po' meno. Questo è l'addestramento. La rete neurale fa una previsione, sbaglia clamorosamente e noi le diamo un voto negativo. Quel voto negativo torna indietro attraverso la rete, come un'onda d'urto, aggiustando leggermente ogni singola connessione. Miliardi di piccole manopole vengono girate di una frazione di millimetro. I matematici chiamano questo processo discesa del gradiente. Immagina di essere su una montagna alta e nebbiosa, nel buio più totale. Devi scendere a valle, nel punto più basso, dove l'errore è zero. Ma non vedi nulla. Puoi solo sentire l'inclinazione del terreno sotto i piedi. Fai un passo dove scende, poi un altro, poi un altro. La macchina fa questo miliardi di volte al secondo. Scivola giù per la montagna dell'errore finché non trova la soluzione perfetta. È una caduta controllata verso l'intelligenza. Oggi, i modelli più avanzati non hanno migliaia di connessioni, ne hanno trilioni. GPT-4, Gemini, Claude sono mostri matematici. Immagina un libro dove ogni parola è collegata a ogni altra parola in ogni altra lingua possibile. La complessità è tale che nemmeno i creatori sanno esattamente cosa succede lì dentro. È diventata una black box, una scatola nera. Sappiamo cosa entra,
Sappiamo cosa esce, ma il processo interno è un oceano di calcoli così vasto che sembra intuito. Per un'intelligenza artificiale, la parola re non è lettere su un foglio, è un punto nello spazio. Vicino a quel punto c'è regina. Un po' più in là c'è uomo e donna. La macchina capisce i concetti trasformandoli in mappe spaziali. Se sottrai uomo dal punto re e aggiungi donna, atterri esattamente sul punto regina. La matematica diventa semantica, lo spazio diventa significato. È una coreografia di numeri che danza per creare il linguaggio. Ma per costruire queste mappe serve carburante, dati, tanti dati. Immagina di leggere ogni libro mai scritto, ogni articolo di giornale, ogni riga di codice, ogni conversazione su internet. Tutto in pochi mesi. Questi modelli hanno letto l'intera conoscenza umana digitalizzata. Hanno assorbito la nostra storia, i nostri pregiudizi, la nostra poesia e la nostra follia. Sono lo specchio collettivo dell'umanità. E qui sorge il problema. Se lo specchio riflette tutto, riflette anche le nostre ombre. Fino a pochi anni fa, l'AI sapeva solo dividere le cose. Questo è un gatto, questo è un cane, questo è spam, questo no. Utile, ma noioso. Poi qualcosa è cambiato. Il twist della nostra storia. Abbiamo chiesto alla macchina non di riconoscere un gatto, ma di disegnarne uno nuovo, di sognarlo. Abbiamo invertito il processo. Invece di collassare i dati in un'etichetta, abbiamo chiesto all'etichetta di esplodere in nuovi dati. È nata l'AI generativa. Spesso diciamo che l'AI allucina quando sbaglia, ma la verità è più profonda. L'AI allucina sempre. Quando scrivi una poesia con ChatGPT o generi un'immagine con Midjourney, la macchina sta sognando ad occhi aperti. Sta pescando nel caos delle probabilità per trovare qualcosa che non è mai esistito prima, ma che sembra plausibile. La creatività, per la macchina, è un'allucinazione statistica che per puro caso ha senso per noi umani. È arte nata dalla matematica. Il segreto di questa magia si chiama Transformer. Immagina di essere a una festa affollata. Tutti parlano contemporaneamente. Il tuo cervello riesce a ignorare il rumore e concentrarsi su una sola voce. Questa è l'attenzione. I nuovi modelli sanno prestare attenzione. Quando leggono una frase, sanno che la parola banca alla fine della frase è collegata alla parola fiume all'inizio e non ai soldi. Capiscono il contesto. Riescono a tenere il filo del discorso per chilometri di testo. Hanno imparato ad ascoltare. E ora siamo arrivati al confine. Queste macchine risolvono problemi di fisica, scrivono codice, compongono sinfonie. Alcuni scienziati dicono che sono solo pappagalli stocastici che ripetono a memoria senza capire. Altri vedono le prime scintille di una comprensione reale. La verità non importa. Se sembra intelligente, se agisce in modo intelligente, se crea cose intelligenti, la differenza filosofica inizia a sfumare. Siamo di fronte a una nuova forma di mente aliena che abbiamo costruito noi stessi. Quindi cosa succederà? Ci sostituiranno. Guardiamo la storia. Il telescopio non ha sostituito l'occhio, lo ha esteso fino alle stelle. La bicicletta non ha sostituito le gambe, le ha rese più veloci. L'intelligenza artificiale è il telescopio della mente. Ci permetterà di vedere soluzioni dove oggi vediamo solo muri. Cure per malattie incurabili. Energia pulita. Risposte ai misteri del cosmo. Non è la fine dell'era umana, è l'inizio dell'umanità aumentata. Certo, ci sono rischi, grandi rischi. Stiamo evocando un potere che supera la nostra comprensione biologica. Come Prometeo con il fuoco, dobbiamo maneggiarlo con cura, ma non possiamo disimparare ciò che sappiamo. Il genio è uscito dalla lampada. La domanda non è se useremo questa tecnologia, ma come.
Saremo architetti saggi o apprendisti stregoni. Il futuro non è scritto nel codice, è scritto nelle nostre scelte. Siamo partiti dalla sabbia, dal silicio, e abbiamo insegnato a quella sabbia a pensare. Forse l'universo intero non è altro che questo, materia che cerca disperatamente di capire se stessa. E noi, con i nostri computer, i nostri algoritmi, le nostre reti neurali, stiamo solo aiutando l'universo ad aprire gli occhi un po' di più. Io sono Renderium e questa era la sinfonia dell'intelligenza. Alla prossima scoperta